Il salame del Papa è un dolce, anche questo molto semplice ma molto antico. Viene chiamato salame al cioccolato o salame dolce, ci sono queste tre possibilità di chiamarlo. E si tratta, salame perché ha proprio questa parvenza di salame, quindi viene proprio data una forma affusolata. E i biscotti, e nel caso nostro di oggi le nocciole, invece vanno a far finta, si comportano come il grasso all'interno di un salame. Quindi questa preparazione veniva anche preparata nei giorni di festa e esistono, dicevo, diverse varianti. Nel caso della nostra ricetta di oggi proponiamo con il caffè, ma in alcuni casi invece veniva preparato con il marsala o comunque veniva accompagnato, quindi veniva servito con l'accompagnamento di un bicchierino di marsala. Partiamo dal burro che mettiamo in planetaria a lavorare con lo zucchero a velo. I biscotti li possiamo, nel caso di oggi abbiamo preso dei novellini, quindi comunque dei biscotti secchi, possibilmente anche non troppo dolci, e possono essere schiacciati grossolanamente con le mani. Le nocciole ovviamente sono state già passate in forno, quindi sono già state tostate e verranno poi passate col batticarne. Con il batticarne schiacciamo un po' le nocciole in modo grossolano, andiamo ad aggiungere il tuorlo, nel caso abbiamo usato del tuorlo pastorizzato, e il cioccolato che abbiamo fatto, quindi cioccolato fondente che abbiamo già fuso. Lasciamo ancora lavorare un attimo il composto in modo che si amalgami tutto. Iniziamo con il cacao. Se il composto risulta troppo duro, possiamo alleggerirlo sempre con ancora un po' di caffè. In alcune ricette è anche segnalato il rum, quindi dicevamo marsala o rum, cioè una parte alcolica. E a questo punto possiamo inserire le nocciole e i biscotti tritati grossolanamente. Quindi amalgamiamo a questo punto con più difficoltà, perché come vedete il composto rimane asciutto. Se necessario, con l'aiuto di guanti lo possiamo fare direttamente con le mani. Stendiamo un pezzo di carta da forno o pellicola o alluminio sul tavolo in modo da andare a dare la forma di salame. Tagliamo il pezzo di carta da forno che ci occorre e stendiamo il composto che abbiamo ottenuto. Ovviamente questo impasto deve riposare in un luogo fresco perché il burro e il cioccolato si rapprendono. Iniziamo a dare questo prima forma e poi a seconda ovviamente della dimensione che si vuole ottenere. Quindi cerchiamo di arrotolare meglio che possiamo in modo da dare la forma più uniforme possibile e anche arrotolato. Lo passiamo più volte sotto le mani in modo da evitare poi di avere magari degli spazi vuoti oppure delle parti più grandi come dimensione, altre meno. Ovviamente in questa fase qua il composto è morbido, quindi bisogna cercare di arrotolarlo cercando di
non lasciargli delle parti invece più squadrate. Quindi fare proprio questo lavoro con le mani e cercare di arrotolare il più possibile. A questo punto delicatamente lo trasferiamo in una teglia in modo da poterlo mettere al fresco e fargli dare la forma. Quindi lo trasferiamo in abbattitore. Vediamo la parte finale del salame al cioccolato che è stato passato nel zucchero a velo proprio per simulare la pellicina del salame e andiamo a tagliare qualche fetta. Andiamo per rendere ancora più simile a un salame e andiamo a mettere un po' di spago. Qualche fettina tagliata e la parte invece centrale. I torcetti sono dei biscotti che venivano preparati anticamente e venivano anche chiamati come grissini dolci, proprio perché hanno una preparazione molto semplice, molto simile a quella della preparazione del pane. Una preparazione quindi con pasta lievitata, quindi della farina che viene inizialmente impastata con del lievito di birra e poi successivamente invece viene incorporato il burro ammorbidito in modo che dia la friabilità al biscotto e che possa essere quindi conservato per alcuni giorni. Il nome del torcetto viene dato proprio per la forma che ha, che viene proprio attorcigliato, quindi si parte con una sorta di ingrissino di 10 cm circa e poi viene attorcigliato e quindi il nome torcetto. Partiamo con la prima fase, dicevamo, quindi la farina viene amalgamata con il lievito, il poco zucchero e il pizzico di sale. Questa prima operazione possiamo farla tranquillamente in planetaria o a mano. Noi adesso abbiamo un quantitativo non troppo alto di ingredienti e quindi magari facciamo per questa prima fase a mano. Quindi il pizzico di sale, lo zucchero e andiamo a sciogliere il lievito o lo lievito con l'acqua. Quindi lo inseriamo e poi lo andiamo a lavorare pian pianino cercando di formare una palla omogenea e ben lavorata. I tempi di lievitazione, come per il pane, per i grissini e per la focaccia, sono lenti. Noi metteremo a lievitare in cella di lievitazione in modo da mantenere una temperatura di circa 30 gradi in modo da accelerare questa fase. Possiamo quindi mettere nella teglia e lasciare riposare per poi successivamente riprendere l'impasto e cercare di incorporare il burro. Quindi spolveriamo appena di farina e la prima fase è conclusa. Mettiamo a lievitare il panetto. Riprendiamo l'impasto della pasta lievitata per i nostri torcetti e li andiamo a mettere in planetaria per poter incorporare il burro morbido, quindi non un burro sciolto ma semplicemente morbido. Quindi in planetaria questa operazione la facciamo più velocemente. Allora aggiungo anche l'altra parte. Cerchiamo di far amalgamare più possibile e facciamo
impastare di nuovo il tutto. Inizio a rivestire con un foglio di carta da forno la teglia, in modo da prepararmi già con tutto quello che mi occorre. Togliamo tutto, trasferiamo sul tavolo di lavoro, aiutandoci sempre con il leccapentole, perché ovviamente a questo punto il composto risulta comunque molto appiccicoso. Quindi diamo ancora una leggera spatolata e così ci accertiamo che tutto il burro sia stato ben assorbito. Mettiamo anche sulla spianatoia un po' di farina, che ovviamente ci serve per poterli lavorare. Dobbiamo formare, quindi avevamo detto, dei filoncini di circa 10 cm di lunghezza. Possono essere con diametro più piccolo o diametro più grande. Ecco, direi che siamo sulla misura giusta, quindi uniamo le due estremità e andiamo a formare una sorta di anello chiuso. Passaggio successivo prevede che questo anello venga passato nello zucchero semolato o nello zucchero di canna e poi trasferito in teglia, lasciando una giusta larghezza tra uno e l'altro, in modo che ovviamente, se lo lasciamo ancora lievitare prima della cottura, abbia lo sfogo e la distanza giusta per poter lievitare. Quindi andiamo avanti con questa parte qua. Vedete che sto comunque rimpastando ancora un po', perché vedo che non è ancora molto ben assorbito il burro e quindi tende ad appiccicarsi. Quindi facciamo ancora questo passaggio manuale e poi con l'aiuto di un po' di farina andiamo a stendere. Quindi chiudiamo l'estremità. Possiamo infornare direttamente, nel caso di oggi abbiamo messo pochissimo lievito, l'ideale però sarebbe avere ancora a disposizione una mezz'oretta di tempo per lasciare la seconda lievitazione, in modo che durante la cottura rimangono più friabili e sicuramente il prodotto è migliore. Li serviamo semplicemente in un piatto e si possono anche facilmente conservare in una scatola chiusa ermeticamente per alcuni giorni.